Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Carlo, la prima cosa che ti chiedo oggi, perché te lo chiedono appunto da casa, è qualcosa sul mercato in uscita. Ti chiedono a che punto sono, insomma, le trattative per i giocatori che, come ha detto Pioli, in questo momento sono scontenti. Beh, sono scontenti perché non hanno più forse spazio nel Milan. Partiamo da Saelemaekers. Sembra che ci sia un interessamento concreto da parte del Betis di Siviglia, squadra, club francamente non floridissimo a livello Mm. economico in questo momento, tanto è vero che chiede il prestito senza obbligo e il Milan non ci sente molto, adesso dovrà attendere se ci siano altre offerte, perché a differenza degli altri giocatori, vedi Rebic o Righi, Saelemaekers non è che abbia un mega contratto, quindi uno dice mi accontento magari di prendere pochissimo come cartellino e di risparmiare l'ingaggio, Sì. ma non avendolo altissimo il Milan credo che aspetti altre offerte più importanti. Per me è un giocatore che vale dai 12 ai 18 milioni di euro, cioè non è un giocatore da È giovane, sottovalutare. comunque giovane, ha giocato in Giovane, ha giocato in Champions. Champions League, ha una larga esperienza, ha realizzato dei grandi gol, quindi è giusto che il Milan aspetti. Io credo proprio che non succederà molto nei prossimi giorni e sarà tutto caldissimo dal 28 al 31. Non dico l'1, che è l'ultimo giorno di mercato, perché giocando il Milan a Roma, magari il Milan vuole essere concentrato tutto l'ambiente Milan sulla partita e non sul mercato. Però vediamo. Per gli altri due non ci sono, per gli altri tre non ci sono novità. Sono tutti giocatori che saranno delle opportunità, come anche il Milan cercherà delle opportunità e le altre squadre cercheranno l'opportunità Milan per Origi, Caldara e Ballo-Touré. Credi che alla fine Origi possa andare altrove? Perché comunque il suo ingaggio è il più pesante tra quelli che sono in uscita. Guarda, sinceramente non lo so, si è parlato di un interessamento dello Sheffield, bisogna vedere lui perché se lui decide di rimanere e Eh sì. rifiuta, è chiaro che poi anche lui rischia fino a gennaio con gli europei, che spero che ambisca ancora di giocare nel Belgio, e rimane lì senza giocare. Quindi voglio dire, anche lui dovrà magari scendere a compromessi con se stesso. Sì, assolutamente. Inoltre anche Ballo Touré mi auguro che possa decidere cosa fare, perché alla fine mi sembra un giocatore che stia pensando da diverse settimane, più di un mese, al suo futuro. Anche qui lo diamo come un giocatore che non c'è più, però di fatto è ancora qua. È quello che mi preoccupa meno, perché io ho la mia linea, io se Sì, lo so. nella prossima rosa del Milan ho Ballo Touré come alternativa a Teo Hernandez, io sono assolutamente io. Poi Mm. ci saranno tifosi che sono terrorizzati dall'idea di avere ancora Ballo Touré. Personalmente io no. Tra l'altro, Quindi Carlo, rimane. si è parlato appunto per un po' di tempo del famoso vice Teo che non è Ballo Touré. Mi sembra che questa ipotesi attualmente, poi non so se verrà fuori negli ultimi giorni, come hai detto tu prima, sia un po' tramontata. Sì, cioè, si parla di Florenzi, si parla di Bartesaghi, ma la domanda è, tra Florenzi adattato, Bartesaghi giovane e nazionale senegalese Ballo Touré, chi scelgono i tifosi del Milan? Magari qualcuno dice Florenzi, qualcuno dice Bartesaghi, io dico Ballo Touré. È una opinione che nessuno mi toglie. Assolutamente no, più che altro Florenzi anni fa magari sarebbe stato qualcosa di diverso, attualmente è un giocatore che anche fisicamente non sai quanto ti può garantire, quindi è un punto interrogativo anche lui, così come Kier. Sì, ma più che per Florenzi in sé, se c'è un giocatore specialista della fascia sinistra, è meglio. Florenzi ha giocato, però ripeto, va bene anche Florenzi, ma avendo Ballo Touré, devo andare a vendere Ballo Touré per andare a cercare un altro o mettere un giovane o un adattato. Tengo Ballo Touré e sono tranquillo, quindi non vedo grossi problemi. Ballo Touré è quello che mi preoccupa meno.
Passiamo invece ai giocatori in entrata possibili, Carlo. C'è sempre la questione dell'attaccante. Ovviamente il nome di Lukaku pullula un po' nell'etere, no? C'è chi ci spera, c'è chi non ci spera. A me sembra una trattativa abbastanza complicata per l'ingaggio. Poi è chiaro che in questo momento lui è senza squadra, perché di fatto è del Chelsea, però è come se non fosse del Chelsea. Il Milan mi ha detto anche ieri che le possibilità sono zero, quindi diamo ufficialmente quello che dice il Milan, possibilità zero. Io quindi riferisco quello che dice il Milan, non Certo. un'altra squadra o un amico o un collega o uno che ha sentito. Il Milan dice possibilità zero. Oggi Lukaku è senza squadra, sarà sempre zero, magari oggi è possibilità zero, magari a 2 giorni dalla fine del mercato potrebbe nascere qualcosa, ma non è il Milan che fa la prima mossa. Non è il Milan che la fa la prima mossa. Se la facesse o il Chelsea o Lukaku, vedremo. C'è da dire anche una cosa da sottolineare, che se il Chelsea andasse verso il prestito è in vantaggio la Juventus, perché la Juventus aveva già esaminato questa possibilità e sembrava disposta a regalare, o a meglio dare, a offrire a Lukaku un ingaggio importante come avrebbe voluto lui. Quindi la trattativa si è fermata perché il Chelsea non accetta il prestito. Se il Chelsea accettasse il prestito, abbiamo anche il problema che la Juventus è avanti nella trattativa, quindi nessuna illusione. Il Milan dice zero possibilità, pensiamo a qualcun altro che in questo momento, salvo i soliti nomi, non vogliono tediare a nessuno, tanto li conoscete anche voi, non ci sono. Sì, infatti credo che ad oggi i nomi, come hai detto tu, che conosciamo Sì, sono non i ripetiamoli soliti. neanche più, perché Non ha secondo me senso. poi gli ultimi giorni di mercato andremo a prendere un giocatore magari come Reinders, che prima all'inizio nessuno pensava, o altre figure. Quindi in questo momento non perdiamo energie nel ripetere i soliti nomi. Carlo, a proposito di Reinders, visto che l'hai nominato tu, è un giocatore che sta scaldando tanto, no, i cuori dei tifosi. Devo dire che anche i paragoni sono stati importanti. Io ho Aia, sentito Rijkaard. aia. Ecco, da casa ti chiedono chi ti ricorda, se ti ricorda qualcuno. Insomma, sai che spesso ti chiedono questo da casa. Bah, Rijkaard mi sembra un giocatore molto più potente, molto più Mm. fisico di Reinders. Reinders, vediamo, nei grandi Milan del passato, sai, perché è un giocatore rapido, di buona qualità, di buon piede, ma soprattutto è straordinario diciamo, esageriamo, dai, esageriamo. Visto che mi hanno Esageriamo. detto che c'è una statistica che dice che ha una percentuale di passaggi precisi altissima, diciamo, 100% a Bologna-Milan. ecco, poi ce n'erano anche quando ero in Olanda, diciamo un Rui Costa moderno, va bene? Mm. Beh, Beh, direi direi che che non è che, a- non è che non gli ho fatto un complimento piccolo. no, assolutamente. Credo che Rijkaard sia veramente pesante da portare sulle spalle come Ah beh, perché paragone Rui anche per Costa lui. è una cosa Rui leggera. Costa abbiamo abbassato un filino, ma devo dire che è anche lui molto molto importante, ma Abbiamo devo dire abbassato che da 10.800 metri a 800 metri della montagna, siamo scesi a sì, 10.798, non è che siamo esatto. scesi di molto. Esattamente. L'ultima cosa che ti chiedo, Carlo, ti aspetti qualche cambio sabato contro il Torino? Zero. Come le Mm. possibilità secondo il Milan di Lukaku? Zero. Mettiamo ancora questo? No. Penso che sia contro il Torino che con la Roma, se tutti i giocatori stanno bene, in queste 3 partite, visto che hanno una settimana per Mm. riposare, una settimana nel senso, se poi sono 5-6 giorni, comunque da sabato a venerdì saranno 6 giorni, e hanno avuto 5 giorni adesso, ma siamo all'inizio della stagione, quindi penso proprio che non cambierà né oggi scusate, né la partita prossima né quella con la Roma, credo, Sì, anche a me dà a l'idea meno che che poi bisogna fino a, vedere l'evoluzione. sì, fino a che si giocherà così poco, tra virgolette, nel senso senza l'impegno ogni 3 giorni, credo anch'io che la Milan formazione sarà cerca questa.
Sì, così dovrebbe essere. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento sempre qui domani alle ore 19. Un grande abbraccio, un saluto a tutti.